È noto che le piante da interno in casa apportano dei grandi benefici, tra cui migliorare l'umore a noi e dare benessere generale, oltre che ripulire e purificare l'aria da sostanze volatili inquinanti, tra cui anche sostanze emanate stesso da noi. Però purtroppo le loro foglie sono anche un'ottima superficie dove la polvere si può accumulare rapidamente, dato che non c'è aria o pioggia che le possano ripulire e prevenirne l'accumulo. Quindi se hai una o più piante da interno saprai benissimo che vanno ripulite e coccolate come meglio si può. Continua a seguire il video e vediamo come fare oltre a qualche piccolo trucchetto per questa operazione di routine. Per pulire le foglie delle nostre verdi amiche ci servirà un pannetto. Il materiale perfetto per questo scopo è la microfibra. La microfibra è un materiale molto soffice, ideale per trattare in maniera delicata le foglie delle piante, specialmente le più deboli. Ho trovato al supermercato una confezione di 5 pannetti colorati a soli 90 centesimi. Con la mano libera bisogna sorreggere la foglia dal basso, ancor più se le foglie sono morbide. E si può cominciare con la pulizia sull'intera pagina superiore, eliminando ogni traccia possibile di polvere. Ovviamente è bene partire pulendo dalla base per poi arrivare all'apice, ricordandosi di pulire anche la zona della nervatura tra base e picciolo. In qualche passata la foglia ritorna al suo aspetto luminoso. Si fa questo su tutte le foglie della pianta, le più grandi e anche le più piccoline. È importante controllare e pulire anche la pagina inferiore delle foglie se necessario. La pachira acquatica ha le foglie molto più delicate del ficus elastica, quindi bisogna essere il più delicati possibile, mantenendo sempre da sotto le foglie man mano che si prosegue seguendo con le dita per mantenerle stese. Essendo le foglie disposte in questa maniera, ovvero prevalentemente ma non solo pentalobate, si può infilare la mano lateralmente mantenendole più o meno tutte, potrebbe risultare più facile. La pachira tra l'altro adora le nebulizzazioni sulla chioma, il che potrebbe tornare utile anche al momento della pulizia. Le piante con foglie delicate o piccole si possono infatti nebulizzare abbondantemente o lavarle con una doccetta, evitando comunque di bagnare il terreno. Le piante lavate o nebulizzate si possono poi portare fuori, se non fa freddo, e mettere in luogo ombreggiato ad asciugare, oppure asciugarle con della carta assorbente. Il ficus ginseng in questo caso è piccolino e avendo poche foglie si fa presto, ma quando crescerà le foglie aumenteranno e diventerà più impegnativa la sua pulizia. Si potrà quindi ricorrere alla nebulizzazione oppure dedicargli un po' di tempo per la cura. Il pothos è un'altra pianta con foglie abbastanza grandi ma più delicate. Si può pulire col pannetto di stoffa, ma col tempo, visto la sua crescita vigorosa, le sue foglie molto più numerose si possono lavare con la doccetta. Le piante che invece sono pelose, ruvide, vellutate, succulente, spinose si possono ripulire semplicemente con un pennellino. Le foglie delle piante è bene pulirle circa una volta ogni 7 o 10 giorni. Bisogna ovviamente osservare la pianta. Questa operazione è importantissima. La polvere che si deposita sulla pagina delle foglie potrebbe diventare un problema se non rimossa, poiché la pianta riceverà una quantità ridotta di luce rispetto al normale e di conseguenza va ad occludere gli stomi, che sono i pori dal quale le piante respirano assorbendo anidride carbonica ed espellendo ossigeno e traspirano. In questo modo la pianta crescerà più lentamente fino ad indebolirsi e quindi non si manterrà in piena salute. Se mantenute ben pulite, sane e che quindi respirano e traspirano correttamente prendendo una quantità di luce ottimale per loro, pulendole ma anche garantendo una giusta esposizione, saranno favorite nel generare nuovi tessuti.
Tutto ciò, ovvero tutte le loro funzioni e sviluppi, renderà più difficile far depositare troppa polvere sulle loro superfici. E una volta terminata questa operazione, il pannetto può essere lavato in lavatrice a 60 gradi senza ammorbidente, per poi riutilizzarlo di volta in volta. Oltre alla corretta pulizia delle foglie, si potranno rimuovere le foglie secche e controllare tutte le altre se stanno in piena forma. Ed eccoci giunti al trucchetto di questo video. Il kefir d'acqua, una bevanda dalle 1000 virtù, ottenuta grazie al lavoro di batteri e lieviti che si nutrono di zuccheri e durante la fermentazione li trasformano. Ricco di elementi nutritivi, oltre che per noi anche per le piante. Tra questi troviamo ad esempio un buon contenuto di sali minerali. Spesso ci si affida ai lucidanti fogliari in commercio, ma è sempre meglio informarsi leggendo gli ingredienti, visto che la maggior parte di questi prodotti contiene le peggiori sostanze, tra cui i derivati del petrolio. Questi lucidanti vanno a soffocare la pianta, occludendo gli stomi e quindi impedendole di respirare. Semplicemente perché polvere e oli minerali si impastano assieme, rimarranno poi sulle foglie e si sa che l'olio non è che faccia passare tutta quest'aria. A questo punto direi che la povera pianta avrebbe preferito la polvere. Purtroppo l'utilizzo del lucidante fogliare è solo per una questione estetica e nulla più, quindi ne sconsiglio l'utilizzo. Il kefir invece è un prodotto naturale e oltre a pulire e lucidare un po' la foglia ha una funzione in più, la va a nutrire, quindi la pianta andrà a beneficiarne. Questa operazione consiglio di farla all'esterno, poiché l'odore del kefir tende ad attirare i moscerini della frutta, ma quando le foglie saranno ben asciutte non ci sarà più problema. Ne verso un po' in un bicchiere o in un contenitore. Inzuppo un po' di carta assorbente, ma se si vuole si può continuare ad utilizzare il comodissimo pannetto in microfibra. Ed infine comincio a pulire le foglie delle piante ad una, trattandole sempre con delicatezza, ricordandosi che si tratta di esseri viventi, e passando per bene ogni parte delle foglie. Si può passare il kefir anche sulla pagina inferiore della foglia, dove infatti vi è più assorbimento di nutrienti. Questo passaggio non lo faccio per far splendere le foglie, ma perché siano pulite per poter svolgere le loro funzioni e per apportare un po' di nutrimento. Perciò invece di utilizzare la semplice acqua uso il kefir. C'è chi usa anche la birra o il latte. Queste piante sono da noi definite come piante da interno o d'appartamento. In realtà è una definizione sbagliata, infatti a me non piace. Sono piante che in natura crescono libere in piena terra, che da noi, più che altro durante l'inverno, devono stare in casa per via della temperatura inadatta. Ma durante la bella stagione possono essere messe fuori. Se curate bene, con attenzione e pazienza, cresceranno parecchio. La pulizia, come abbiamo visto, è importantissima. Dopo averle portate a casa un bel rinvaso e tanta cura. Con un po' di tempo dedicato alla pulizia, le nostre compagne verdi torneranno belle pulite ed in forma, a prendere la normale quantità di luce e a svolgere tutte le loro più importanti funzioni. Per questo video è tutto, spero che ti sia stato utile e se ti va potresti lasciare un bel like, iscriverti al canale se ancora non lo sei attivando la campanella su tutte per ricevere la notifica ogni volta che pubblico un nuovo video e importantissimo disseminare questo e altri miei video sui tuoi social, anche per aiutare il canale a crescere. Per me è molto importante e ti ringrazio.